Esistono alcuni luoghi comuni che sono, secondo me, da sfatare perché possono risultare nocivi proprio per la salute delle persone. Ad esempio, il pane e la pasta fanno ingrassare, mangiare senza glutine è più salutare e fa dimagrire. Delle verdure se ne può fare a meno, la frutta non va mangiata a fine pasto, i legumi sono un contorno, la patata è una verdura, l'olio di semi ha meno calorie dell'olio extravergine di oliva ed è più leggero. Partendo dal primo, cioè che il pane e la pasta fanno ingrassare, possiamo dire che il pane e la pasta sono costituiti da carboidrati complessi, cioè carboidrati che rilasciano energia lentamente e questa energia serve al nostro organismo per compiere le funzioni vitali e sono sicuramente da mangiare in dosi adeguate al nostro organismo, perché il nostro organismo, in base all'età, al sesso, all'attività fisica che compiamo, al lavoro che svolgiamo, consuma in maniera diversa. Quindi le dosi vanno adeguate a questo. I carboidrati sono però molto protettivi nei confronti di tante malattie, soprattutto se integrali e da cereali e da grani antichi, perché questo permette al nostro organismo di preservarsi da tante patologie. Occorre semmai fare attenzione nei carboidrati al condimento, perché il condimento può risultare insidioso, come possono risultare insidiosi per esempio i carboidrati che provengono dai dolci, perché sono carboidrati semplici e sono più difficilmente smaltibili dal nostro organismo. Mangiare senza glutine è più salutare e fa dimagrire. Ecco, il glutine è un complesso proteico che appartiene ai cereali e serve per la panificazione, per la lievitazione delle farine, quando si produce il pane. Questo complesso fa male solo quando esiste la celiachia, cioè un'intolleranza a questa sostanza, al glutine, accertata tramite esami clinici specifici. Altrimenti una dieta priva di glutine può risultare addirittura nociva, portando a malattie cardiocircolatorie e obesità. Tutto il contrario di quello che si pensa, quindi non fa dimagrire, semmai è il contrario. Il glutine è contenuto negli alimenti integrali e quelli da grani antichi in quantità più equilibrata. I grani antichi contengono meno glutine dei grani convenzionali e nella maggior parte delle persone possono risultare più tollerati, specialmente in quelle persone che hanno una sensibilità ad altre proteine e sostanze dei grani convenzionali. Questo è dovuto a un migliore rapporto tra glutine e amido che si ritrova nei grani antichi e anche la possibilità di mantenere con la lavorazione, soprattutto a pietra, una buona percentuale di involucro esterno di crusca e il germe, che è importantissimo perché avendo numerose sostanze antinfiammatorie e antiossidanti tutela la nostra salute. Delle verdure se ne può fare a meno. Le verdure sono importantissime per la nostra salute. In una dieta sana ed equilibrata non dovrebbero mai mancare. Le verdure contengono una buonissima quantità di fibra, che è un elemento importantissimo per la nostra salute. Dovremmo consumarne dai 25 a 30 grammi al giorno, quindi una fonte importante possono essere le verdure stesse, che contengono anche vitamine, sali minerali, sostanze bioattive, antiossidanti come polifenoli, antociani, che tutelano la nostra salute a garanzia di una vita mediamente più lunga e con minore probabilità di ammalarci. Nella nostra filiera abbiamo grandi quantità di verdure che sono anche biologiche. Importante è consumarle alternativamente, seguendo la stagionalità, senza consumare sempre lo stesso tipo di verdura, perché ognuna di esse dà delle sostanze che in altre non sono contenute.
ma delle verdure non si può fare a meno, ricordiamocelo. La frutta non va mangiata a fine pasto. Il consumo della frutta è raccomandato in una dieta sana ed equilibrata, perché anche la frutta, come la verdura, contiene vitamine, sali minerali, fibra, però contiene anche gli zuccheri e quindi va consumata in quantità minore rispetto alla verdura. La frutta a fine pasto, se è una piccola quantità, aiuta ad innescare il processo digestivo e a facilitare l'assorbimento del calcio e del ferro contenuto negli alimenti che abbiamo introdotto con il pasto. La frutta però ricordiamoci che non sostituisce mai la verdura e fare attenzione a non consumare in grandi quantità la frutta più zuccherina, uva, fichi, cachi, specialmente in caso di patologie tipo diabete o altri tipi di disturbi metabolici. I legumi sono un contorno. I legumi spesso vengono consumati sotto questa veste, ma i legumi sono un vero e proprio alimento perché contengono sia una parte di carboidrati complessi che danno l'energia a lungo rilascio e contengono anche delle proteine importanti e servono per la sostituzione delle nostre cellule e dei tessuti, il turnover delle nostre cellule e dei tessuti. Contengono anche vitamine del gruppo B soprattutto, sali minerali e fibra. Sono importanti da consumare in abbinamento al pane, alla pasta, perché in questa maniera completano il loro patrimonio proteico che è scarso di alcuni amminoacidi che invece contengono in quantità sia il pane, la pasta, soprattutto integrali e da grani antichi. Questo permette di avere una struttura efficiente e completa che dà degli alimenti veramente efficaci e al pari di quelli di origine animale, come carne, pesce, uova e formaggi. Vanno comunque sempre abbinati anche a delle verdure. In questa maniera otteniamo un piatto semplice, di facile esecuzione, sano ed anche economico. La patata è una verdura. La patata non è una verdura, ma è un tubero, cioè è l'organo di riserva della pianta da cui si svilupperà la nuova pianta. Contiene una buona quantità di amido, ha un buon numero di calorie e è povera di fibra, quindi è il contrario delle verdure che sono invece povere di calorie e ricche di fibra. La patata si può consumare però non spesso come tutte le altre verdure. L'olio di semi ha meno calorie dell'olio extravergine di oliva ed è più leggero. Allora, tutti gli oli, essendo dei grassi, danno ognuno 9 calorie per grammo. Quindi non c'è differenza da questo punto di vista. Semmai la differenza è che l'olio extravergine di oliva ha più sostanze benefiche, sostanze antiossidanti, sostanze antinfiammatorie ed è consigliato nella prevenzione e cura di numerose malattie, tipo quelle cardiocircolatorie, malattie tumorali, malattie da infiammazioni croniche. È ottimo sia in cottura che come condimento. Riesce a sopportare bene le alte temperature, molto meglio anche degli oli di semi. Poi come condimento, essendo più aromatico e più profumato, se ne consuma meno e quindi anche il budget calorico alla fine risulta inferiore.